forno è in temperatura, siamo a 300 gradi, si può inserire la carne. I minimi, io li chiamo salsicce. Salsicce locali, nostrane, come si dice. Mi sgrida quando li chiamo salamini. E non solo. E non solo. No, ragazzi, però no, così no. Ma va- Bistecchine di maiale. Dai. Questo passava al convento. Vogliamo te male. Scusa, vieni sulla Miata e non prendi la carne tipica del Monte Amiata, che No, fai? non c'è altro poi, dai, via. Non... Sì, ci sembrano bambini, madonna, quando sono grosse. Ascolta, vi piace la zucca? Ho fatto la mousse di zucca. Guarda che bellezza, guarda che Mamma bellezza. mia. Quella riprende? Purtroppo Sì. la griglia è piccola. Guarda, E voilà. Qui che Sai, si la prepara mia- di buono? È la specialità di casa Cingones, ovviamente. Che fai, me lo chiedi? Tac. Ma una buona carne ha bisogno anche di un buon accompagnamento. Certo, se no cosa la mangiamo? A secco la carne? Perché ricordatevi che la verdura aumenta il transito, fa bene. La verdura fa bene, Va diglielo. bene, capito? Va bene, no, ma io adoro le verdure, Bistecchina lascia. Sì, la bistecca si lascia. Però mi ci vuole uno con la forchetta. Allora, La terza mano. occhio, te tieni, però, Sì, Ma vai. metti qui, Anche col dito, se non ti esce. Guarda quante mani per tirare su due salsicce. Allora, questo fammelo appoggiare. Vedi, questo tappetino trattiene tutti i succhi della carne. Poi se piace particolarmente più cotta si potrebbe rimettere, perché il forno non si fredda subito. Magari poi ora si mettono le altre bistecchine. Bene, grazie. E noi con questo ci si fa il pesce, ci si fa me lo l'orata. diceva Marta. Io. L'oratine quando ci fa buona. L'orata ci viene strabene. Ok, ora si mettono le altre bistecchine. Vedi a cosa serve la bicicletta? Cavalletto per la GoPro, Esatto. Sellino della bicicletta, che organizzazione. Se non l'aveste ancora capito, ci troviamo qui sul Monte Amiata con i nostri amici Alessandro e Serena. In casa Vianello. E come iniziare la giornata se non con un buon pranzo Ma tra poco allora di cena, pieno di ciccia. Muoviti. Sì, vedete il cielo è un po' minaccioso. Grandi cingone! Ma vieni! Ma ora si mangia, bando alle Brindiamo alla alle nuova ciance. amicizia. Cioè, voglio spiegare una cosa. Siccome dall'incontro di Parma non abbiamo consumato a dovere, ci sembrava il minimo Assolutamente. trovarsi qui, no? Intorno ai nostri tavoli, perché uno lungo non ce l'abbiamo, quindi ai nostri due tavoli, e mangiare qualcosina, poco, Celebrare questa nuova amicizia. certo. Esatto. Poco, vi assicuriamo, quasi niente. Quasi. Ci crederanno. Quasi con la G, mi raccomando, Quasi. quasi niente. Questo è solo l'inizio. È il profumino che viene, il fumo che vedete è il profumino Esatto. che viene dal fornetto della carne. Non è che sta andando a fuoco il van. Allora... Cin, allora sì, cin. E vai. inizia, vai raga. Buon appetito. Aspetta, Buon appetito. vai un pochino per iniziare, vai, grazie, va bene. Allora, ascolta, qui c'è il crostino aperto, ma l'ho Sì, aperto sì, sì, ieri, vai l'ho tranquillo. aperto ieri. C'è il pane tagliato e poi c'è una... Verso esatto. Ma che tavolata lunga che abbiamo stasera. Bella imbandita. Ecco, più che altro quello direi. E per la serie continuiamo a farci del male. Dopo il 5,5 al Livorno, dopo il panino alla porchetta a riccia,
un'altra tavolata di questo genere qui. Cioè, volevo dire una cosa, noi oggi l'abbiamo passata tutto il giorno al tavolino a mangiare salsicce, smontate i tavolini, siamo venuti dentro, praticamente un after hour. Fa freddo, ci sono Fa 10 freddo, gradi ragazzi, fuori. fa freddo. Ma di qualcosa ci dobbiamo pur nutrire, scusami, Abbiamo acceso- D'amore, ci dobbiamo nutrire d'amore. Abbiamo acceso dillo, anche sì. il riscaldamento, siamo in Ma multiregia, infatti, poi. sentivo un Ma dove devo parlare? Di qua o di là? Da tutte e due le parti, sai così. Ciao a tutti, Ciao. amici dei ticket e dei cingoni. Siamo sul mitico Ciao, Cingon, amici. ma ora ceniamo perché abbiamo fame e quindi... Più che altro è scaldata la roba. Ha detto che il bambino deve mangiare, deve guardate qua che crescere. spettacolo di roba che abbiamo. Qualcuno dei nostri amici follower sa benissimo che Federico non mangia mai e non mangia mai niente, vero? Poverino, è finito, come vedete. No, poi svizzo. dopo mi divento Si denutrito. asciuga, Esatto. si asciuga troppo. A dopo ci si aggiorna poi vi diciamo com'era. Ecco, com'era. Buon appetito ragazzi. Buona cena in qualsiasi orario mangiate. Non c'è più spazio per mettere la roba su questo tavolo, ve lo volevo dire. Buongiorno. Allora, piccino, buongiorno com'è? Ah, Buongiorno, da lì, eh. vede Marta. Ciao, Come avete dormito? Ale, Vivi? sere, com'è? Ciao ragazzoni. Le Alle umida, sere, Ale. Ale, Sere, vabbè, sarà di là Sì. che dorme. Sarcofago? No, No. più o meno, però ora vedrai che viene fuori, viene dalla tana. Come avete dormito, bimbi? Bene, poi ci sta il solicino che ci scalda, Guarda guarda. la mia faccia. Guarda beh. che c'è l'azzurro che c'è Mamma qua. mia. Che spettacolo. Diciamo che c'è ancora da svegliarmi, però insomma. Poi te sei contro sole, quindi ti ci vogliono gli occhiali da sole, perché Sì, effettivamente, infatti. Però questo sole, guarda, ci sta rigenerando. Avete avuto freddo? No, normale, abbiamo acceso un po' il cinebasto ieri sera e stamani, Sì. Ora Sì. si sta spegnendo. ma ora si sta spengendo perché è caldo. Via. Allora, prepariamoci per la colazione che poi si riparte, Vai. Vai. Uno da una parte, uno da quell'altra poi. Siamo già girati infatti nelle due direzioni con i mezzi. Una bella inquadratura del caffè latte di Federico. E della crostatina, che lui ovviamente tutte le mattine Sì, ora colazione, non ci siamo più per nessuno. E per l'occasione faccio colazione anche io. Eccola là, la mia colazione. No, davvero, stamani è E a uno se- sforo, a diciamo. secco proprio, poi fra le altre cose, senza becci niente. Davvero? E anche il succhino. No, di io non frutta. potrei, io Ma il non ti va? caffè... C'è ancora di caffè? Caffè, Lo vuoi? Ma io non ho mai bevuto il caffè in vita mia. No, io invece l'ho bevuto. E un bacione anche a Gabri Questo è Laura. un presente Gra- per voi, guarda, un Grazie. modellino di Scanzano. Gabri, questo lo manda Fede e Marta. Ve lo bevete E insieme, con gli ci altri spiace che ragazzi. non ci si vedrà con loro. Eh. Salutiamo anche Gabri e Laura. Grande, Esatto. grazie mille. Grandi È stato un loro. piacerone, Tutto grazie. bellissimo. Abbiamo passato una giornata bellissima, una serata Stupendo. stupenda. Breve ma intensa. Breve ma Meraviglioso, intensa. grazie. Siete Buon toppissimi, viaggio. Buon ragazzi. viaggio, grazie mille. Toppissimi. Un abbraccione, ciao, Grazie. grazie. Buon proseguimento. Ciao, grazie.
Buongiorno ragazzi, come vedete qui accanto a me abbiamo delle gomme nuove. Infatti il nostro Charlie necessitava di scarpe nuove, quindi abbiamo fatto delle ricerche e dopo aver analizzato in lungo e largo le varie offerte abbiamo trovato questi pneumatici che abbiamo ritenuto essere la soluzione più valida e idonea alle nostre esigenze. Come immaginerete, le gomme da camper e da van hanno dei prezzi veramente altissimi e noi abbiamo trovato questa super offerta in un sito di cui vi mettiamo sotto in descrizione magari il link, e alla fine abbiamo ordinato delle gomme della Wradenstein, se ho pronunciato bene, che sono un marchio di origine olandese. Questo che vedete è il disegno del battistrada, quindi diciamo un bel disegno. Come vedete qui abbiamo le tacchette per la neve. Noi montiamo le gomme 225/70 R15 e abbiamo scelto questo marchio Wradenstein, che come detto è di origine olandese ma rilevato da una ditta indiana. Infatti qui vedete Made in India, poiché nel 2009 la Apollo Tires, che è un'azienda indiana, ha rilevato questo marchio olandese. Il modello sono le Contract 2 All Season. Infatti qui abbiamo il simbolo della neve e la M più S, sono 4 stagioni, quindi per sia l'estate che l'inverno. Qui abbiamo la misura e l'indice di velocità e di carico del nostro mezzo, come abbiamo sul libretto 112/110S. Importante quando si comprano le gomme è guardare anche l'anno di produzione. Qui abbiamo un DOT molto recente, infatti abbiamo questo numero 4422, il quale indica che queste gomme sono state prodotte nella 44esima settimana del 2022. 44esima settimana del 2022 significa praticamente dicembre del 2022. Quindi molto recenti, non hanno nemmeno un anno di vita. E questa cosa è molto importante. Se volete sapere quanto le abbiamo pagate, queste gomme sono costate 101 euro ciascuna, quindi con 405 euro siamo riusciti a farci un treno di gomme nuove. Qui vedete su Charlie abbiamo le 4 Season della Pirelli, Pirelli Chrono, anche queste MS 112/110S, che però costavano praticamente il doppio. Una cosa importante è anche l'indice di aderenza sul bagnato e l'indice di consumo di carburante che una gomma genera. Per legge tutte le gomme devono avere un'etichetta come questa, dove abbiamo l'indice di aderenza sul bagnato classe B, quindi siamo in una media molto alta. Il top sarebbe la A. Comunque con 400 euro di gomme avere una classe B è molto buono. Anche il consumo di carburante è nella media, siamo in classe C, e il rumore delle gomme è di 73 decibel. Molto importante il simbolo che certifica le gomme per l'utilizzo sulla neve. Quindi in nazioni tipo la Germania, dove c'è l'obbligo dei pneumatici invernali, possiamo circolare senza problemi e senza l'obbligo di avere le catene a bordo. Qui vedete tutta la trama interna di queste gomme tubeless. Ora non resta che farle montare. Abbiamo già chiesto al nostro gommista un appuntamento e con 10 euro a gomma ci farà praticamente l'installazione, l'equilibratura e tutto quanto. Certo non vi nascondo che ci sarebbero piaciute molto le BF Goodrich, che sono le gomme quelle che si trovano in molti van per tutti i terreni, quindi le all terrain. Il problema è che per il nostro mezzo non c'è la misura, o meglio non abbiamo a libretto le misure idonee all'installazione, al montaggio. Abbiamo trovato della BF Goodrich la misura 225/70 R15, ma cambia l'indice di carico. Per una lettera abbiamo la lettera R al posto della S e purtroppo non avendola a libretto non la possiamo montare. Comunque queste gomme ci piacciono tantissimo e poi a lungo andare vi sapremo dire qual è il loro effettivo valore sulla strada. Siamo molto soddisfatti, ora aspettiamo il loro montaggio su Charlie. Contract 2 All Season. Allora, risparmio C, quindi non è tanto. Rumore di decibel 73 e quindi è B, perché quella è in evidenza. E tenuta acqua B. Bueno, qui. Molto buono. B come bueno. Ti gustano queste gomme? Mucho. Ora le carichiamo su Charlie, così poi ci apprestiamo a montarle. Non noi però. Sembra di essere al paio delle gomme. Ecco le gomme accanto a quella vecchia. Vedete c'è il simbolino della neve anche qui sopra, sul battistrada.
Qui siamo un po' quasi al limite, ancora c'è un minimo di margine, ma queste sono anche vecchie, infatti sono un po' imporrite e le metteremo completamente nuove. Allora, nell'attesa di cambiare le gomme andiamo ad aprire questa scatola, all'interno della quale abbiamo un router da camper che serve sia ad amplificare il segnale in ingresso, serve a prendere meglio tutti i wifi gratuiti che possiamo incontrare lungo il nostro cammino, e possiamo anche inserire al suo interno una SIM telefonica per navigare. È un prodotto questo che abbiamo cercato a lungo e che ci è stato suggerito da degli amici viaggiatori che abbiamo incontrato nel nostro viaggio in Sicilia, quindi ringraziamo Daniel per averci fatto conoscere questo prodotto. Ora facciamo l'unboxing, andiamo ad aprirlo e vi faccio vedere cosa c'è all'interno di questa scatola. Come vedete qui abbiamo un router, quindi qui abbiamo un ingresso USB e qui tutti gli ingressi per le LAN, e una presa per attaccare l'alimentazione e questo attacco per l'antenna. Questa è l'antenna del router che andrà avvitata su questa base, e questo è il router vero e proprio che andrà installato all'interno del nostro veicolo, al quale poi ci collegheremo con i vari dispositivi, computer, telefoni e quant'altro. Sul tetto del camper o del van invece andremo ad installare questa antenna. Qui vedete abbiamo questo attacco a vite, abbiamo vari punti di attacco, possiamo fascettarla, avvitarla o fissarla al soffitto del van semplicemente praticando un foro e inserendo questa parte a vite. Abbiamo qui poi un'antenna da avvitare qua sopra, andiamo quindi ad avvitare le due parti tra di loro, e questa qui di fatto sarà l'antenna che andrà posizionata in verticale sul tetto del nostro mezzo, del nostro veicolo. Andando a svitare questo coperchio, qui abbiamo il collegamento del cavetto USB che va a mettere in comunicazione le due parti tra di loro, e qui abbiamo anche una porta per inserire la nostra SIM telefonica. Qui sotto poi abbiamo un lungo cavo che serve appunto a connettere le due parti tra di loro. Qui abbiamo un alimentatore a 220 e anche l'alimentatore a 12 volt per l'accendisigaro, quindi possiamo alimentare il nostro router sia a 220 che a 12 volt. Mentre di qua abbiamo delle fascette, il cavetto per collegare il router al computer per fare la configurazione, e poi abbiamo gli adattatori per le varie SIM, nano SIM, micro SIM e SIM normale, più tutti i biglietti con le varie istruzioni. Noi inizialmente pensavamo di praticare un foro sul tetto di Charlie e all'occorrenza avvitare l'antenna, però poi abbiamo deciso di non fare nessun foro aggiuntivo e quindi ci studieremo un metodo per ancorare l'antenna ogni volta la vorremmo usare. Quindi o ci studieremo un sistema a ventosa oppure un sistema con dei magneti, con delle calamite, insomma, oppure la andremo a fascettare ad esempio a uno specchietto. Ora ci studiamo come fare. Il nome di questa antenna wifi si chiama 4G Camp Pro 2 Plus dell'azienda Alpha Network, che è un'azienda con sede in Lituania. Ora andremo a fare la configurazione, ad attaccare tutte le parti tra di loro e andremo a provare il suo funzionamento. Allora, mettiamo la micro SIM dentro l'adattatore e inseriamo l'adattatore dentro l'antenna. SIM inserita, ora attacchiamo la spina qui. Vedete, si accende e ora facciamo la configurazione. Da qui si attiva il segnale wifi. Sta cercando. Ora l'antenna poi ovviamente andrà posizionata verticale all'esterno, però intanto proviamo così cosa riesce a prendere. Allora facciamo l'accesso sul portale di configurazione del router, entriamo e andiamo a configurare tramite le istruzioni tutti i parametri per far funzionare al meglio il nostro router con la sua antenna. Bene ragazzi, abbiamo collegato la nostra antenna e ora stiamo navigando nel sito di Alphatec
possiamo vedere tutte le varie pagine, quindi sembra funzionare tutto alla perfezione. Poi ovviamente quando saremo nei vari paesi all'estero proveremo questa antenna inserendo le varie SIM al suo interno, e in questo modo dovremo avere molto più campo rispetto all'antenna di un telefono. Ad esempio, inserendo la SIM in un telefono, ovviamente l'antenna del telefono è molto più limitata. Qui abbiamo un'antenna con una potenza più elevata e dovremmo riuscire a prendere il segnale più facilmente. Mi sapremo poi dire meglio. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. We don't have a plan and the night is young, it doesn't matter what we do. There ain't nobody like, there ain't nobody like. You look so beautiful, and I'm so lucky to be yours. And you're taking me high, ain't nobody like you, I'm not coming down. Ain't nobody like you, I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high, ain't nobody like you. Talking about yourself and you make me smile, I can listen all night long. I tell you about the time when I first met you, listening to our favorite song. Walking on the street when you caught my eye, something about the way you move. No, there ain't nobody like, there ain't nobody like. So lucky to be yours. And you're taking me high, ain't nobody like you, I'm not coming down. Ain't nobody like you, I could go 1,000 miles as long as I'm with you. Yeah, you're taking me high, ain't nobody like you. Ain't nobody like you, ain't nobody like you. Ain't nobody like you, ain't nobody like you, ain't nobody like you. Jump into the car on a Friday night, I wanna drive with you. Looking for a bar in the nearest town, I've never seen a sky so blue. And you take Eccole qui ragazzi, le nostre gomme nuove. Guardate che spettacolo, come sono belle lucide. 225/70 R15 Comtract 2 All Season Plus. Queste sono marchiate 44/22, ovvero siamo intorno a novembre del 2022, 44esima settimana, se non faccio male i conti dovrebbe essere novembre, mentre queste anteriori sono addirittura di febbraio 2023, sesta settimana del 2023. Gomme nuove montate e quindi ragazzi siamo pronti per ripartire. Ora nei prossimi giorni a seguire caricheremo a bordo tutto quello che manca e vi porteremo in viaggio con noi. Continuate a seguirci perché ci saranno tanti posti nuovi da scoprire insieme.